Anzi ragazzi, mi correggo, guardate, c'è la filigrana. Con la telecamera davanti non avevo visto. Questo è nuovo. Oggi ragazzi ripartiamo e andiamo a cercare dei videogiochi perché ho un bell'ordine da un cliente e devo andare a cercare qualcosa. Allora mi sono detto facciamo un bel videuzzo e andiamo in uno degli hard off che qui in zona mi è piaciuto più di tutti. Siete curiosi quale? Andiamo a scoprirlo. Ciao bello! Eccoci qui, bentornati, siamo arrivati ad Usui, era uno dei primi hard off che vi feci vedere, adesso oggi andiamo a vedere un attimino se ci sta qualcosa di più. Mi ricordo ancora quel fantastico, se non erro, era un'edizione speciale della PS2 che trovai a uno dei primi viaggi che feci. Se ritrovo il video ve lo metto, ve lo faccio vedere. E mi pentii amaramente di averla lasciata lì, mamma mia. Comunque oggi andiamo a vedere se ci sta qualcos'altro, se posso diciamo recuperare questo piccolo sgarbo, questo piccolo affronto che ho fatto al mio destino, perché sì ragazzi, ogni lasciata è persa e noi non dobbiamo lasciare niente. La cittadina è molto tranquilla, è carina, si presenta così. Praticamente qui c'è una strada che va dritta, uscito dalla stazione venite sempre dritti verso di qui, e poi c'è una strada grande che adesso vi farò vedere che va verso l'Ardorf, quindi lo trovate direttamente sulla sinistra. Per chi viene dall'aeroporto internazionale di Narita sono veramente poche stazioni, io vi consiglio di farci un salto se siete in zona. Appunto, ecco qui il viale che vi ho detto e ragazzi è una figata perché su sto viale è pieno anche di edifici molto fatiscenti. Non questi qui ovviamente che sono abbastanza, diciamo tanto più nuovi, ma leggermente più nuovi, ma ce ne sono alcuni, non so se in questo periodo che non sono venuto l'hanno buttati giù, però ragazzi sono veramente ridotti male. Questa è una cosa molto difficile da vedere in Giappone, negozi all'europea che vendono vestiti così messi fuori nei paesini un pochino più dispersi. Questo è veramente carino da vedere. Quando vi parlavo di edifici fatiscenti, questo era un esempio. E così dal nulla, eccolo, l'abbiamo trovato, entriamo e vediamo se troviamo qualcosa, perché ragazzi sto cercando un casino di retro games oggi, quindi farò bei acquisti, seguitemi. Allora, come vi ricordate qui c'era anche un bel not for sale, ma che non vedo più, quindi not for sale in cazzo l'hanno venduto, boh, vabbè, comunque console, diciamo che oggi voglio fare un piccolo esperimento con voi, provare a, tanto qualcosa qui ci sta, questa me la tiro su ragazzi, questa me la tiro su, bella, a 6.000 yen, fantastica, ad oggi non si trovano più quelle cose lì, la me la tiro su. Intanto PlayStation 5 così a go, raga, c'è, queste me le tiro su, questa non so perché comunque 13.000 è abbastanza e anche pure la condizione della scatola non mi sembra egregia. Per il resto c'è un Playdia qui, che la console di per sé, vediamo un po' se ci si può fare qualcosa, me la piglio volentieri. Il resto non vedo nient'altro. E qui c'è il software che adesso andiamo a vedere insieme bene perché ci sono belle cosine che devo comprare oggi. Questo qui è veramente carino, boxato, è veramente figo. Era un gioco di Dragon Ball con tutto l'adattatore eccetera per giocarci appunto sul Famicom. Come potete vedere è una figata. Vediamo, devo vedere quanto sta questo valutato così boxato, perché se conviene lo piglio. Allora, come vi ricordate qui c'era questa zona qui piena di videogiochi, difatti dopo ci vengo a dare un'occhiata perché mi sa che ci stanno belle cose, non vorrei dire cavolate, ad esempio pure questo qui però andiamo a vedere nella zona junk. Eccola lì ragazzi, si intravede. Per chi non sapesse in cosa consiste la zona junk, tutto quello che vedete qui è tutto non testato e potete o testarlo voi qui al banchetto o fare come farò io oggi, pigliare qualcosa e testarla a casa, perché faremo sto giochino qui, piglio qualcosa e la testiamo poi noi a casa per vedere se funziona, e quindi il prossimo video sarà tutto concentrato su sta roba qui.
Allora praticamente posso pure pigliarne più di una e vedere se funziona, perché ad esempio pigliarne una così, magari quella più pulita, quella sotto, ecco, perché insomma ok che è junk, però deve essere proprio zozza zozza, no, questi pure i controller mi sembrano messi bene, la testiamo, la proviamo, se funziona bene ce la teniamo. Ci sta anche qualche arcade stick così boxato del Saturn, pure questi non sarebbe male, però boh. Il video vi sta piacendo? Se vi sta piacendo, mi raccomando ragazzi, mettete mi piace, un like e assolutamente iscrivetevi al canale, perché se non vi iscrivete e non supportate il canale non possiamo arrivare in posti sempre più nuovi, e quindi sto sempre a girare intorno a questi posti qua. Io invece voglio arrivare in tutti gli hard off del Giappone, e questo lo posso fare solamente grazie al vostro supporto, perché se io ci vado voi ci andate e vedete che ci sta. Poi mi raccomando ragazzi, andate a dare un'occhiata al mio sito www.risingfun.store, dove appunto metto tutte le cosine belle che trovo durante i miei viaggi, quindi se vedete qualcosa che vi può interessare la potete comprare lì. E assolutamente non perdetevi la possibilità di vincere numerosi premi che metto in palio tutti i mesi per i miei iscritti a Patreon, quindi i miei iscritti paganti a Patreon. Se siete interessati a vincere dei giochi, console eccetera eccetera, andate a dare un'occhiata alla mia pagina Patreon. Poi hai un'attività, vuoi vendere cose importate dal Giappone, allora ci vediamo a fine video. Qui ci sono anche software, adesso vediamo un attimino pure questi, ci diamo un'occhiata e vediamo se ci sta qualcosa di buono qui dentro, perché ovviamente sono venuto a cercare più che altro PS2 e PS3 eccetera, vediamo se troviamo qualcosa. Loro non possono mai mancare, mai. Vorrei lanciare un nuovo gioco, a ogni hard off che andiamo li cerchiamo, e quindi faremo vedere tutte le volte che andiamo alle hard off i bonghi. Farò questo giochino qui da oggi in poi. Allora io vedo una console qui sotto bianca, andiamo a cosa, intuito che potrebbe essere. Niente, non è una console, non è niente, andiamo a cercare di vedere che cos'è. A posto, è un controller per i telefoni, bellissimo. Ah, questo te l'hanno fatto completo il packing, il pack completo. Il pack completo. Allora, levando la pila di Super Famicom che ho trovato qui davanti, ragazzi, è uscito fuori un GameCube arancione, ok? Che costa di per sé tanto, però questo qui lo prendi col pad e potrebbe essere carino, potremmo scoprire se funziona, farci un video, boh. Allora ho letto bene, dice che il disco non funzioni, ecco, continua a dare botte alle console, tanto questa non ci interessa. Dice, beh, però devi sfondare per forza. No, non la dobbiamo sfondare. Allora dice, perché sta girando le console? Perché praticamente sto vedendo se hanno il seriale che matcha il chip One che praticamente si vedevano molto meglio, avevano una grafica leggermente migliore e quindi sono più ricercate. Questa non è neanche la 1000. Niente, allora quelle non le piglio perché non c'è nessuna CPU One lì in mezzo. Il GameCube sarebbe da risistemare, che però è uno sbatti veramente immenso, ragazzi. Magari tarando la lente qualcosina si riesce a fare, però non mi va proprio. Possiamo prendere una di queste per testarla, ok? Magari proprio questa qui, che era quella messa un pochino meglio, sì, abbronzata, portata al mare, proprio da stile balneare, però insomma è quella messa un pochino meglio. Qui qualcuno al banchetto ha portato varie cose, però sono solo i giochi musicali. Pensavo che ci fossero qualche gioco buttato qui, qualcuno non ci ha mai controllato, c'era qualche offerta super fantastica, invece non ci sta un cavolo. Devo cercare in tutto ciò un piccolo trasportino. Qui ho trovato una showcase con qualche Game Boy morto, che però non vado a fare per l'esperimento, perché cavoli Game Boy. Poi c'ho questa PS2 che boh, non lo so. Questa c'era anche l'altra volta, era una figata, però il pezzo è quello che è. Mentre l'altra volta non c'era questo, che ovviamente però non è boxato, quindi non mi interessa in quelle condizioni lì. C'è un Game Boy, sì, pure quello, però troppo. Anche se quello giallo, ma ci do un'occhiata. E niente, il resto non mi sembra che ci sia niente di entusiasmante. Qua ci sta qualcosina nelle vetrine, adesso ci do una bella occhiata perché potrebbe nascondersi un piccolo tesorino.
Qualcosina è saltato fuori, tipo il Destruction Derby 2, che voglio vedere se c'è la spin. Anche questi qui voglio vedere se c'hanno la spin, perché questi qui a 2 euro, 3 euro ragazzi vanno presi. Il Destruction Derby già 8 euro, e anche sto Doom qui che voglio vedere le condizioni, perché insomma dice che è un pochino sgraffiato. Voglio vedere se ci sta, prima cosa il manuale, se ci sta tutto dentro e le condizioni è giusto, appunto. Qui ho trovato un bel pezzo e le sembra veramente messo bene. Peccato che non sia nuovo, perché sennò ci stava pure a sto prezzo. Però ragazzi, solo perché c'è la spin card 5.500 no. Anzi ragazzi, mi correggo, guardate, c'è la filigrana. Con la telecamera davanti non avevo visto. Questo è nuovo. Ci sta, dai, bel pezzo. La stessa cosa per questo, volevo capire un attimino se c'era la spin card dentro, se no la lascio qui. Next step PS2 raga, c'ho una bel 4 ore da buttare qui, perché ci si mette un po'. Allora sono finito sempre a controllare PS2 e ci ho trovato qualcosina, qualcosina ragazzi ci sta. Adesso devo valutare bene, tipo Persona 4 veramente figo. Poi ci stavano anche altri giochini, Xenosaga, che ovviamente è molto apprezzato. Devo ragionare un attimino sul prezzo. Intanto stavo vedendo questa scatola qui un pochino spaccata, non l'avevo notata prima. E Yakuza 4 pure carino. Prima che vado io sono tornato un attimino qui, perché voglio controllare qui se c'è qualcosina, perché giustamente fanno schifo, però ogni tanto qualcosina ancora si trova, quindi perché non darci un'occhiata? Ve lo ripeto, qui praticamente sta tutto a 100 yen, quindi quello che trovi, come lo trovi, se funziona o non funziona, se c'è la muffa sotto al disco, perché sì, è molto comune che ci sia muffa sotto i dischi, e quindi anche perché le case giapponesi, essendo molto umide, tendono a frascicarsi anche dentro, e ovviamente la muffa si forma. Infatti raga, qualcosina è venuta fuori, niente di particolarmente eclatante, perché però bella robina per praticamente 80 centesimi, no? Prima di andare via volevo dare un attimo un'occhiata qui, e in una zona del cavolo che ci stava un tizio che non mi ci ha fatto avvicinare. Bello, peccato che non fanno tanto le cose dei lavori in Italia, perché se no, vedete, questi sono molto carini dei lavori, però purtroppo in Italia non fanno granché. Questo c'ha la levetta spanculata, mentre questo no. Guardate qua, ho trovato un bel cassone di giochi PS1 junk. Adesso vado a controllare un attimino pure questi. Ci sta un Final Fantasy 7, ma non lo voglio, cioè non mi serve. Questi qui li vado a controllare, vediamo se ci sta qualcosa bello. E visto che non ci sta niente, lo rimettiamo a posto. Beh, oggi in teoria qualcosina l'ho comprata, me potete dire no, perché veramente qualcosina l'ho comprata, raga. Ma è rimasta sta zona qui, però francamente non è che ci abbia avuto richieste su sta roba qua. Infatti mi sa che la vado a skippare altamente. Allora raga, parte che si sono messi lì, uno si è mezzo scazzato con un altro, perché appunto alcuni giochi che in teoria erano nella parte buona dell'hard off non avevano il manuale dentro. Quindi se tu me lo cerchi di vendere e poi ti scazzi pure se io te lo chiedo di farmelo aprire, di farmi vedere dentro, te scazzi, e poi non c'è sta il manuale dentro e sopra non c'è scritto, come te incazzi te scazzi a casa mia, perché scusa io posso capire junk, me lo apro da solo, me lo vedo. Questi qua per esempio l'ho aperto, me lo sono visto da solo. Però cazzo, c'è stava Xenosaga che volevo prenderlo, erano tutti senza manuale. Non vi incazzate poi, non rompete le scatole, non fate quel muso incavolato se poi dopo non ci sta. Comunque ho preso praticamente quasi tutto, ho lasciato giù quei 3-4 giochi appunto che non avevano il manuale. Per il resto questo la settimana prossima lo andiamo a provare insieme, e anche questo qui, ok? Se riesco faccio il video di entrambi o lo faccio separato, mo ci do un'occhiata. Adesso sinceramente stavo pensando pure se bermi qualcosa qui o tornarmene direttamente a casa, anche perché ho ricevuto una bella proposta di lavoro, vi faccio sapere. Ci vediamo lunedì prossimo per il video del test appunto di quel cavolo di Famicom, sperando che funziona. Andremo a testare quel fantastico Holly e Benji che ho a casa, perché veramente è una figata. Voglio giocarci, voglio riprovarlo dopo tanto tempo. Vediamo se ci riesco, che sta sul sito, andate a controllare se non l'avete ancora fatto, risingfan.store. ragazzi, è pieno di figure, pieno di carte gradate. Se vi piacciono le carte pure
è pieno di videogiochi che andrò sempre ad aggiornare con queste cose qui e tanta altra roba. Se volete appunto quel Super Famicom che andremo a testare insieme o il Sega Saturn che ho appena comprato boxato, andate sul sito perché lo trovate solamente lì. E noi ci vediamo lunedì prossimo, ciao a tutti. Se sei arrivato fino a qui è perché sei un negoziante o hai un'attività o vuoi avviarne una in Italia e ti serve un contatto in Giappone per reperire le cose in Giappone. Allora, se sei interessato a questo tipo di rapporto commerciale di business, mi raccomando, contattaci a info@risingfun.store. Noi ci occupiamo di export di prodotti giapponesi, quindi dal Giappone verso l'estero, verso l'Italia. Quindi se sei interessato, contattaci e ne parliamo.